Ok, ora ci siamo, ok. Non so perché non mi aveva settato il microfono mio, ma a volte lo fa, non capisco il perché. E oggi è la prima volta che accendo il PC e mi è capitata questa cosa che non andava, ma mi capita ogni tanto, ogni tanto. Allora, intanto mi apro la schermata. Molto molto bene. Molto bene. Ragazzuoli, come state? Buonasera intanto. Oggi volevo iniziare questa serie. Questa serie perché Metal Gear Solid è una serie, diciamo, storica, anzi, diciamo, caviamo il diciamo, è una serie storica che purtroppo non ho mai approfondito per una cosa, per un'altra. Mi sono recuperato la Master Collection per PS5 e quindi ho detto, ma perché non farci una serie ovviamente un po' lunga, perché c'è il primo, il secondo, il terzo e via discorrendo quando uscirà il volume 2, perché non farci una serie sul fatto che la recupero, me lo gioco per la prima volta. E molti mi diranno, fortunato te che lo giochi per la prima volta, anche se onestamente non so quanti comandi siano invecchiati male. Tra l'altro io il primo Metal Gear Solid l'avevo già iniziato tempo fa. Poi vabbè non l'ho più continuato per altri motivi, non perché non mi piacesse, ma per altri motivi. E tra l'altro recuperai la versione fisica per PS1, prima edizione con la demo di Silent Hill, tipo a 15 € e fu l'affare del secolo praticamente. Quindi ho bellissimi ricordi già di partenza. Allora, andiamo. Ah, abbiamo selezione gioco. Ok, Master Book. Tutte queste cose. Cos'è download? Scusatemi, eh. Non c'è niente. Pacchetto nordamericano? Ok. La cosa strana è che è cerchio per confermare e X per tornare indietro. Questa cosa mi manderà sicuramente in blackout, ma dettagli. Allora, io direi di... Abbiamo un sacco di cose sul primo Metal Gear Solid. C'è l'Integral che è il primo pubblicato in Giappone nel 99, audio esclusivamente in inglese. Ok. Poi le VR Missions, che è un addestramento. Special Mission, che addestramento VR distribuito principalmente in Europa. E questo è il gioco base, credo. Onestamente, no? Credo. Ma c'è anche l'italiano per caso? C'è anche l'italiano. Oh, molto bene, molto bene. Perché sennò diventavo pazzo. Allora, andiamo ad avviare il gioco intanto. Sono estremamente curioso perché non l'ho mai giocato per bene e è un po' emozionante onestamente, visto la storia che ha questo gioco, questa saga. Mamma mia, schermate di altri tempi, onestamente. Questo non l'hanno rimasterizzato, questa schermata. Penso che il resto sì, in teoria, perché dovrebbe essere una remastered, se non sbaglio, un qualcosa. Qua non c'è scritto nulla, però penso di sì. Penso, eh. A Hideo Kojima Game. Hideo Kojima che conosco per Death Stranding, alla fin dei conti. Alaska. Siamo in Alaska. Ma sta schermata ridotta? Spero che scompaia in game perché sarebbe un po' così. Graficamente si sentono il peso degli anni, La base di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses, nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska, è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation, sotto la guida di membri della Foxhound. Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armstech, Kenneth Baker.
Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo, dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi? Lanceremo un VCN monoposto. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Da quel punto in poi dovrai nuotare. Allora, diciamo che il doppiaggio non mi sembra il top, onestamente. I tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono 6 membri della Foxhound coinvolti in questa azione terroristica. Psycho Mantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me. Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. Ah, siamo soletti praticamente, senza grandi supporti, anzi, senza supporti, senza. Comunque doppiaggio un po' così, ma all'epoca era bene o male normale, cioè nel senso, veramente i giochi doppiati bene penso che non ce ne fossero. Ho sentito diversi doppiaggi di quell'era ed erano tutti abbastanza rivedibili. E ciao Gabriel, ciao grandissimo, come stai? Come stai? Io tutto bene, dai, tutto bene. Allora, new game. Ma io direi di andare su normal, sì. Direi di sì, ma devo per forza giocare con questa schermata quadrata? Non c'è un modo per... Che è successo? Ma che è successo, raga? Io... Qui Snake. Riesci a sentirmi, colonnello? Forte e chiaro. Qual è la situazione, Snake? Sembra che l'ascensore sul retro sia l'unico modo per salire. Me lo aspettavo. Dovrai utilizzare quello per raggiungere la superficie. Ok. Fai in modo che nessuno ti veda. Se hai bisogno, contattami via codec. La frequenza è 140.85. Quando vuoi usare il codec, premi il tasto selezione. Il touchpad, va bene. Saremo noi a contattarti, il codec emetterà un segnale. Quando sentirai il segnale, dovrai premere il tasto selezione. Il ricevitore del codec stimola direttamente gli ossicini all'interno del tuo orecchio. Solamente tu potrai sentire i messaggi. Ho capito. Ok, sono pronto. Va bene, ok. No, dicevo, non c'è un modo per mettere la schermata più grande? No. Mi sembra di no così sulla carta, onestamente. Va bene, comunque. No, porca... No, vabbè, cioè, Gabriel, mi dispiace, condoglianze. So cosa vuol dire perché nella mia vita ho perso diversi gatti a cui ero molto affezionato, chi per una causa, chi per un'altra. E sono sempre stati momenti terribili, quindi ti sono vicino e mi dispiace un sacco. Snake, dovrai strisciare per riuscire a passare. Per prima cosa accucciati usando il tasto strisciare. Poi usa il tasto direzionale per andare. E qual è il dove tasto strisciare? Stai attento, strisciando ti sposti molto lentamente e inoltre non puoi attaccare gli avversari. Per rialzarti, premi nuovamente il tasto strisciare. Sapere qual è sarebbe una bella cosa. Onestamente, oggi è il mio compleanno. Ah, capisco. Come fai a festeggiare? Cioè, è difficile festeggiare in queste condizioni. Comunque, buon compleanno, anche se non è una gran giornata, onestamente, per te.
E per quanto riguarda il fatto che avesse 18 anni, beh sì, era grandicella, però, cioè, diciamo che si è fatta la sua vita, però Dovrai strisciare è il fucile sempre abbastanza. Per un... prima cosa, Ho acconciati, capito, usando il tasto strisciare. ho Poi usa il capito, tasto direzionale per sergente, andare io dove avrei desideri. capito, però stavo parlando. One second, così almeno, no mi disturba in continuazione. E niente, condoglianze ancora. Purtroppo trovare parole in questi casi non è semplice. Vedi, sì, è sempre una cosa brutta, non è che... Come fai di che... Cioè, come fai a non rimanere dispiaciuto, triste, tutto quello che ne consegue? Insomma, è normalissimo, eh. È normalissimo. Ma si può andare anche... Ah, sono le pozzanghere queste? Ma per l'epoca erano anche abbastanza fighe in realtà. Ma per vedere i nemici dove stanno... Ah, c'è il segnalino. Un attimo, eh. Un secondo. Ho paura che le pozzanghere possano far rumore. Sarei passato, sarei passato. Vabbè che penso che Snake, si blocchi c'è il un gioco. ascensore che ti può far salire al piano terra. Devi solo aspettare che arrivi l'ascensore. Nel Ah, frattempo, pure. nasconditi da qualche parte. Devo anche aspettare, benissimo. Quanto ci mette? Ah, se mi nascondo qua dietro. Cos'è? Una razione. Mi nasconderò qua dietro, fa diverso. Se arriva. Se arriva più che altro. Ma, ma anche tu che giochi ancora ai football, ti vuoi male, però. Ti vuoi veramente male. Come si fa a chiamare l'ascensore? Scusatemi, eh. Boh. Che devo fare per avere l'ascensore? Devo solo aspettare o c'è dell'altro? Comunque sì, cioè, dai, non giocare ai football, poi soprattutto in questo momento in cui sei giù di morale, ti ammazza ancora di più in morale, quindi lascia stare e va bene così. Io non ci giocherei mai in questi momenti a un gioco come football, potrei scapocciare malamente, non sarebbe il caso. È arrivato, oh, ci ho messo 34 anni, ma finalmente ce l'ha fatta. Ehm... Ah, c'è anche un nemico sopra l'ascensore, fantastico. Dite che ce la faccio? Ok, dovrebbe andare avanti in teoria. Ok, ok, molto bene, molto bene. Da 85 gradi sono andato a 700, in che senso 700 gradi? Ti sei un po' troppo riscaldato, ecco, mettiamola così. Che gioco è? Metal Gear Solid, il primissimo Metal Gear per PS1 e pensavo fosse da remastered, però mi sa che qua di remastered c'è ben poco, onestamente. E invece mi sa di no, eh. Questo vago sospetto. Però dico io, almeno le bande ai lati potevano cavarle, perché non è bellissimo. Con quelle bande lì disturbano un po', a mio parere. ...85 gradi... Ah, posizione! Posizione, pensavo gradi io, diciamo, in che senso gradi? Cioè... Ah, la posizione, dici nella classifica online, vabbè, dai. Eh... Dicevo, ma com'è possibile che fosse arrivato a 700 gradi? Mi stavo preoccupando un pochettino. Vabbè, scusa, ma sono veramente lesso. Sono veramente andato io. Dove siamo finiti, tra l'altro, nel mentre? Vabbè, in superficie, però. Dove? Qui, Snake. Sono di fronte alla struttura Ah, di ecco. soccorso. Eccellente, Snake. Passano gli anni, ma tu resti sempre uguale. Cioè? Come va la tuta di infiltrazione? Mi
Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Ehi, calma. So bene che se non fosse stato per la tua tuta e l'iniezione mi sarei trasformato in un ghiacciolo là fuori. Un peptide anticongelante, Snake. Tutti i soldati genetici impegnati in questa esercitazione lo utilizzano. Già, e meno male. Mi sento meglio sapendo che è già stato sperimentato. A proposito, come procede l'operazione diversiva? 2 F-16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono diretti verso la tua posizione. Il radar dei terroristi dovrebbe averli già intercettati. Un Hind-D. Colonnello, che ci fa qui un elicottero russo? Non ne ho idea, ma sembra che il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Adesso hai maggiori possibilità di infiltrarti senza farti notare. Ok, ok, quindi un diversivo. Molto bene, molto bene. Quindi? Mancano solo 18 ore allo scadere dell'ultimatum. Ti devi sbrigare. Direi. Wow! Deve essere un pazzo per pilotare un Hind con Anche questo perché ne tempo. sono passate già 6. Oh, scusa, non te l'ho ancora presentata. Lei è Mei Ling, il nostro esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Contattala se hai dei problemi con uno di questi 2 dispositivi. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. C'è qualcosa che non va? Niente, solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari fosse così carina. Mi stai solo adulando. No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Andiamo. Non posso credere di aver fatto colpo su un famoso Solid Snake. Però sono sorpresa. Sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Sembra abbiamo molte cose da imparare uno dall'altro. Certo. Hai Non vedo capito? l'ora di saperne di più sull'uomo che sta dietro la leggenda. Hai capito che... Ma prima, lascia che ti Che spieghi come marpione. funziona il tuo Che sistema marpione. radar Soliton. Il puntino luminoso al centro sei tu, Snake. I puntini rossi sono i nemici. Immaginavo. I puntini azzurri rappresentano i loro campi. Immaginavo. Stai attento, Snake. I soldati genetici hanno la vista e l'udito molto acuti grazie alla terapia genetica. Cerca di non farti individuare. Per prima cosa voglio che tu ti infiltri nel centro di stoccaggio e trovi il direttore della DARPA. Al direttore della DARPA sono stati iniettati gli stessi radionanoidi che hai anche tu. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni sui terroristi di cui è in possesso, sempre se è ancora vivo. Ok. Ho capito, ho capito, ho capito. Snake, il tuo radar non risente delle condizioni del tempo, ma non potrai usarlo dopo essere stato scoperto da un nemico. Esatto, purtroppo è molto facile disturbarlo. Già, anche perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrai usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Quindi fai Cioè? attenzione. Noi terremo sempre sotto controllo i tuoi movimenti via radar, per cui chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Perfetto. Se mi sento solo vi faccio un fischio. Sul serio, Snake, siamo qui per fornirti un supporto. Chiama se ti servono informazioni o consigli. Io mi occupo anche dei tuoi dati di missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. La mia frequenza è 140.96 ed è dedicata al salvataggio dei dati. Non dimenticarla. Addirittura. Ricordati, tranne che per il binocolo, sei completamente nudo. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Me lo ricorderò. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via tutte le armi. Come credete che mi senta? Beh, se riuscirai a tornare tutto d'un pezzo, forse lascerò che sia tu a esaminare me. Questa me la segno, dottore. Tra parentesi, mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Come hai fatto? Nel mio stomaco. No. Grazie anche al fatto che la tua iniezione ha eliminato i miei Ma acidi come? Sigarette? E che ti serviranno? Non lo capiresti mai.
Ma sono bellissimi i dialoghi, sono fantastici. Sono veramente Se vuoi entrare, fantastici, ragazzi. quella è la porta principale. È la via più comoda, ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Ok. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Una sentinella a destra e un'altra a sinistra. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Che mi dici del condotto dell'aria vicino alla porta? Dovrebbe esserci un condotto anche al secondo piano. Da qui non riesco a vederlo. Decidi tu come procedere. Deciderò io. Deciderò io. Allora, Gabriel non l'hai mai giocato, ma in realtà nemmeno io, Cioè, sì, l'ho giochicchiato il primo una volta, però poi, come dicevo prima, non l'ho più continuato e me ne pento, ovviamente, però è arrivato il momento di recuperare questa saga una volta per tutte. Tra l'altro ho anche un'altra idea per giochi un po' più vecchiotti, no? Un'altra idea che poi vi svelerò più avanti. E allora, ne perdi 30, partita persa. E quando vinci ne ha 6. Ne vinci 6, insomma. Beh, vedo che, insomma, se perdi è un casino, se vinci è poco. Perché 6 punti ne vinci, 30 ne perdi. È tanto il divario tra perdere e vincere. Tantissimo. Comunque, Gabriel, tranquillo. Ci becchiamo dopo, ti ringrazio per essere passato, condoglianze, buon compleanno e buona serata, te lo auguro con tutto il bene. Cerca di riprenderti, di pensarci un po' il meno il possibile, però non è facile, lo so bene. Allora, siamo qui. Io entrerei non da qui, onestamente, perché penso che sia abbastanza infattibile. Da qui non si può neanche passare in realtà. Questo è un po' il problema. Come potremmo fare? L'unica sarebbe passare per di qua. C'è il nemico, però dove si gira il nemico? Dall'altra parte. Ok. Qui questo sta dormendo, per fortuna. È una buona notizia. Questo mi sta venendo incontro. È una brutta notizia. E... Una telecamera di sì, me ne ero accorto. E... Che devo fare con la telecamera di sicurezza io? Devo passare nel momento in cui si gira dall'altra parte. Devo essere veloce. Non bloccarti. Ok. Benissimo. Ma non c'è nulla. Oh, porca miseria. Come si fa? Ma porca... Ok, ok. In teoria sono scappato. Mi hanno beccato malissimo, ma sono riuscito comunque a evadere in un qualche modo. Non è stato... No, è stato semplice in realtà, però. Diciamo che devo ancora capire un po' il gameplay generale, perché essendo un gioco così vecchio faccio anche fatica. Snake, sono McDonald Miller. Ne è passato di te. Chi sarebbe questo? Master, che cosa ci fa lei qui? Mi sono stancato di fare l'istruttore e mi sono trasferito qui in cerca di quiete. Ogni tanto do ancora una mano nell'addestramento degli scout dell'Alaska. La sua esperienza sarà molto utile alle nuove generazioni. Campbell mi ha spiegato qual è la situazione.
Ho pensato che avrei potuto essere utile. Lei è la migliore guida che io potessi sperare di avere. Beh, conosco parecchie cose sulla sopravvivenza in ambienti ostili. Ho vissuto in Alaska più a lungo di te. Quindi chiamami se hai delle domande sulla flora e sulla fauna locali. La mia frequenza è 141.80. Quante frequenze? Me ne sono già tutte scordate. Praticamente. Cioè, io ho una memoria veramente scarsa. Qua c'è qualcosa? No, non c'è nulla. Comunque è incredibile come, seppur sia un gioco non così recente, cioè mi impressiona, mi tiene incollato lo schermo. Ho spostato il direttore della DARPA nella cella al primo piano interrato. Cosa mi dici della pulizia dei condotti di ventilazione? Hanno appena tolto le coperture e stanno per spruzzare il topicida. Oh oh oh. Condotti di ventilazione del primo piano interrato. Richiudete le coperture non appena avete spruzzato lo spray. E tenete anche d'occhio la prigioniera, non possiamo commettere errori ora. Quale prigioniera? È successo qualcosa? C'è un intruso. Davvero? Ha già fatto fuori 3 persone. Ha ucciso 3 dei nostri? Ma non siamo noi? Proprio così. Per forza. Pare che usi una mimetica ottica. Mimetica ottica. C'è un altro infiltrato. Ah, ecco. come me. Mi sembrava. Evitare la sorveglianza del direttore della DARPA. Ci sono qualche domanda. Qualche domande. Ci sono dei problemi comunque. C'è un altro infiltrato, una prigioniera che non sappiamo chi sia. Insomma. Il mistero si infittisce un pochettino, mettiamola così. Un pochettino questo mistero si sta infittendo. Tra l'altro, da quello che so, Metal Gear Solid è celebre per la sua trama veramente bella, quindi sono curioso di vedere come si evolve. E qua chiedo a voi, ma queste VR missions, tutte queste cosine qua, sono utili per capire la trama? Sono cose che è meglio fare? Fatemi sapere. Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante azione quando ci sei vicino. Ok. Ah, se no posso andare anche avanti. Perché qui c'era qualcosa e volevo vedere cos'era. Una razione. Che immagino... Allora... Ah, mi dà più energia. Ma se volessi... fumare nuoce alla salute? Perfetto. Ma se volessi salvare un secondo? Mi ha salvato? Ah, ecco. No, è vero che è cerchio. Buonanotte. Mi spiace, il radar solito non funziona in spazi ristretti. C'è troppa risonanza armonica. Ma volevo salvare. Ci sono delle interferenze e non riusciamo ad analizzare i dati topografici. Tieni duro finché non raggiungi uno spazio più aperto, ok? Ok, posso salvare, ok. Salviamo. Perché penso che se non so se ci sia il salvataggio automatico. Onestamente, quindi per sicurezza vorrei salvare. Si sa mai, mi è già successo che giocassi a un gioco non recente, tipo sulla PS5 e così via, e aveva i salvataggi manuali e... No, con Saints Row mi è capitato, su Xbox Serie X, il primo Saints Row, non avevo salvato e niente, mi si è tutto cancellato. Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Dovrebbe essercene uno da quelle parti. Ricevuto. Chaff Grenade, penso che sia le granate. Ma questa porta non si apre, no. Ma porca. Vediamo se mi sgamano. Ma sono curioso di capire. Sembra di no. Ma sembra di no. Come passo io se non...
Un attimo, No, di là non c'è niente. Oppure di qua si può andare volendo. Ma anche di qua, credo. Però non so se ci sia qualcosa che possa servirci. Si può scendere. Però sta cosa che si attacca ai muri in quel modo mi dà fastidio. No, Gabriel, no, niente affiliazione. Anche perché onestamente avevo smesso di streamare. Quindi di base se non streammi tante ore al mese te la puoi scordare in tutti i sensi. Anche se c'hai magari i numeri, no, per dire. Cosa che non ho, perché non ho. Però di base devi avere i numeri per avere l'affiliazione. E non ce li ho ancora al momento, perché non riesco ad arrivare a 3 spettatori simultanei per tutta la live di media, quindi m'attacco, insomma. Però vabbè, adesso io Twitch onestamente lo faccio come divertimento, come YouTube al momento, perché nessuno dei due mi paga. Però in un futuro mai dire mai. Con calma. Non facciamoci sgamare, perché sennò è un casino. Ok, ci siamo. Dove si va? Che c'è? Snake, usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Ok. Per chiamare l'ascensore, premi il tasto sul pannello comandi lì vicino, usando il tasto azione. L'ascensore arriverà quasi subito, non mi convince. Ah, ok, l'ho fatto. Bene. E dove si va? Andiamo qua. Proviamo, non lo so. Non so dove andare, onestamente, vi dico la verità. Dimmi tutto. Controlla il radar. Sta rilevando il direttore della DARPA. È un punto verde. Corri a recuperarlo. Sta voce mi fa troppo ridere. E questo non possiamo andare, mi sa, perché è rosso, ma non capisco cosa serve. Serve tipo una chiave o così via. E non mi fa andare. O un pass. Magari. Cosa c'è? Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante. Va bene, grazie, sei troppo premuroso, ma... Oh, comunque ti chiamano in continuazione, sembrano peggio degli stalker, cioè... Mamma mia. Che roba. La cosa bella è che questi condotti... all'epoca... venivano messi principalmente per mascherare i caricamenti. Ebbene sì, ebbene sì. Ok, abbiamo trovato delle munizioni, ma non abbiamo la pistola. Quindi mi è... No, abbiamo la pistola, oh. E come si spara? Un quadrato. Abbiamo la pistola e non lo sapevo, molto bene. L'ho capito forse un po' tardi. Ma vabbè. Oh, io capisco sempre le cose dopo. No, dopo tempo. Comunque lo sto trovando veramente meraviglioso, questo gioco. Porca miseria, quanto è bello. A parte le chiamate, quelle un po' meno. Snake, il segnale del direttore della DARPA proviene da quelle parti. Sei sicuro di aver guardato dappertutto?
Guardati intorno con la visuale soggettiva. Cioè? Cos'è la visuale soggettiva, raga? Che cavolo è la visuale soggettiva? Boh. Ma mica io, Dove devo guardare? Ah, qui, credo. Aspetta. No, forse non così. Sì, come si fa a cavarlo? No, mi sto perdendo. A me onesto non piace. Purtroppo fa parte di una... come dire, di quei giochi di un'epoca ormai passata. Molto passata, di conseguenza ci sta che non piaccia. Assolutamente ci sta. Ci mancherebbe, anzi. Devo ancora capire cos'è sta visuale soggettiva, onestamente, Però qua c'è qualcosa. Un giorno lo capiremo, forse. Ma non c'è modo di capire i comandi. Tipo, non so. Sarà qui? Perché non posso muovermi, i mortacci? Vediamo se sono sopra, posso vederlo. Non mi sembra che ci sia nessuno qua. Onestamente. Oh, ma che cavolo. Ma io che ne so. No, sono troppo indietro. Qua non c'è nessuno, raga. Ma forse sopra? No, è riflesso quello. È riflesso. Va bene, Gabriel, ti ringrazio molto per essere passato. Ti auguro una buona serata e buon film, buon film. Cosa guardi di bello? Cosa guarderai di bello, più che altro? Cosa guarderai? Dove cavolo devo guardare? Ma datemi un comando, qualcosa. Niente, non lo capirò mai. Titan. Ok, ho capito. Il film di Attack on Titan. Ok, non... onestamente non conosco l'anime, ma il film non sapevo esistesse. Cioè, conosco l'anime poi. In realtà l'ho visto veramente poco, quindi... cioè, l'ho visto. Manco l'ho visto in realtà. So cos'è, ma non mi sono mai informato. Però dai, buona visione. Mi dicono che sia un gran bel anime. Quindi sicuramente sarà tanta roba il film, mi auguro. Il film è la parte finale. Ah, perché hanno fatto diverse parti? Davvero? Quindi hanno fatto il film dell'anime? Dico male? Comunque a me sta visuale non la sto capendo,
Ad essere onesto, vedo un qualcosa però. Per mani morte. Ma si potrà impazzire in questo modo? Boh. Cos'è che si muove da sotto? Ah, ma c'è qualcuno da sotto? Attention, please. Sì, però fammelo vedere. L'ho trovato. L'ho trovato. L'ho trovato. Ma porca miseria, come faccio a inquadrarlo? Oddio santissimo. Niente, non... Posso chiamarti che mo che l'ho trovato? Sembra che il capo sia tenuto in una cella. Trova un modo per entrare là dentro. Sbrigati e portalo fuori di lì. Come cavolo faccio? Scusatemi, Snake, rifletti. Il cervello è la tua arma migliore. Se le cose si fanno complicate, cerca di semplificare i tuoi pensieri. Puoi anche provare a chiamare Campbell per avere L'ho consigli. appena fatto. L'ho appena fatto. Hanno fatto 4 stagioni. Infatti sì, so che ne hanno fatte tante di Attack on Titan, ma non l'ho mai seguito, onestamente. Ah, le ultime 2 sono in realtà 2 film. Che cosa strana che hanno fatto. Cioè, particolarissima questa cosa. I soldati forgiati nel fuoco Molto delle battaglie particolare. riescono a schiacciare un pisolino in qualunque momento e in Ma non qualunque stava posto. dormendo. C'è una bella differenza tra i veri soldati e i mocciosi che si sono addestrati solo con i simulatori VR. Dopo aver giocato a lungo, anche tu dovresti riposarti un po'. Ok. E come entro lì dentro io, scusatemi, No, va bene tutto, però. Dove sono entrato? Scusatemi. No, ma io non ho visto quel... Vabbè. Ho visto un'altra cosa in realtà. Però, tanto male da situa non è. Tu, chi sei? Grazie Gabriele, grazie mille. Buona serata e buon film allora. Sono qui per salvarla. Lei è Donald Anderson, il direttore della DARPA, vero? E tu saresti qui per salvarmi? E per chi lavori? Sono il soldato mandato qui a salvare il suo inutile di dietro. Bellissimo. Deve essere vero. Già caro. Beh, è vero. Non sembri uno di loro. In questo caso sbrigati a portarmi fuori di qui. Calma, non si agiti. Prima mi servono alcune informazioni. Sui terroristi. Terroristi? Sono davvero in grado di lanciare un'arma nucleare? Di cosa diavolo stai parlando? Stanno ricattando la Casa Bianca e minacciano di lanciare una bomba atomica se non verranno soddisfatte le loro richieste. Santo Iddio. Sono in grado di farlo. È possibile. Loro potrebbero lanciare... Ah, vedi mo che ho visto io? Come pensano di effettuare il lancio? Questo posto è un semplice deposito per le testate smantellate. Non dovrebbero poter accedere a un missile armato. Quelle che sto per darti sono informazioni riservate. Ok? Qui stavamo conducendo degli esperimenti con un nuovo tipo di arma. Un'arma che cambierà il mondo. Cosa? Un'arma in grado di lanciare un attacco nucleare da qualsiasi punto della faccia della Terra. Un carro armato semovente con un armamento nucleare. Ah sì? Si fa seria la cosa. Molto seria. Il Metal Gear. Non può essere. Sai di cosa parlo? Ma il Metal Gear è uno dei progetti più segreti. Come fai a conoscerlo? Ci ho avuto a che fare un paio di volte in passato. È per questo motivo che lei si trovava in questo centro di stoccaggio. E perché altrimenti sarei venuto in questo posto dimenticato da Dio? Avevo sentito che il progetto del Metal Gear era stato interrotto. Al contrario, si è evoluto in un grande progetto congiunto tra noi e la Armstech.
Questa esercitazione doveva servire per la raccolta di dati, prima dell'inizio della produzione di massa. Se non fosse stata per la rivoluzione. Rivoluzione? Il Rex è caduto nelle mani dei terroristi. Il Rex? Il Metal Gear Rex. Il nome in codice del nuovo prototipo di Metal Gear. Probabilmente hanno già finito di armare la testata che intendono usare con il Rex. Quei tizi sono professionisti. Sanno come maneggiare e preparare le armi. Ehi, zitto là dentro! No, vabbè, no, non ci credo. Non ci credo. Pensavo che tutte le testate atomiche fossero dotate di misure di sicurezza, una specie di codice di detonazione da inserire. Oh, se intendi i PAL, naturalmente esistono. Il sistema prevede l'inserimento di 2 codici per poter lanciare il dispositivo. Ci sono 2 passwords. Esatto. Baker ne conosce una, io l'altra. Baker, il presidente dell'Armstech. Proprio lui. Ognuno di noi deve inserire la propria password o non ci sarà nessun lancio. Ma la mia è già stata scoperta. Ha parlato. Psychomantis è in grado di leggere nella mente. È impossibile resistergli. Psychomantis. Uno dei membri della Foxhound, dotato di poteri psichici. Brutta notizia. È solo una questione di tempo prima che ottengano anche quella di... Se è così, sì. Cioè, ci vuole veramente poco se questo tipo legge nella mente. Password di Baker. Già, potranno lanciare la bomba in qualsiasi momento. Però c'è un modo per impedirglielo. Quale? Le schede chiave. Quali schede? Sono state progettate dalla Armstech, gli sviluppatori del sistema come misura d'emergenza. Anche senza i codici si può inserire la scheda e attivare il blocco di sicurezza. E se lo faccio? Sì. Impedirà il lancio. Quella scheda. E dove si trovano queste schede? Dovrebbe averle Becker. Ascolta, ti servono 3 schede chiave. Ci sono 3 diversi terminali in cui inserirle. Tu devi infilare una scheda in ognuno di essi. Ok, 3 schede. Hai idea di dove tengano Baker? Da qualche parte al secondo piano interrato. Al secondo piano interrato? Ho sentito una guardia. Lo hanno spostato in una zona con pesanti contromisure elettroniche. Ammazza. Può dirmi qualcos'altro? Sì. Hanno murato le entrate, ma non hanno fatto in tempo a verniciarle. Dovrei cercare le zone con i muri di colore diverso dal normale. Vabbè. Dai. Ecco, prendi la mia tessera di identità personale. Con questa aprirai tutte le porte di sicurezza di primo livello. Oh. È una tessera NAP. Funziona congiuntamente al campo elettrico creato dal tuo corpo. Network d'area personale, giusto? Trasmetti i dati usando i sali del tuo corpo come supporto. Quando ti avvicini ai dispositivi di sicurezza della porta, i dati memorizzati sulla tessera vengono letti. E la porta si apre automaticamente, ho capito. Ok, ora la porterò fuori di qui. Aspetta un minuto. Cosa c'è? Avevi già sentito di come disattivare il PAL? Dai tuoi capi o da chiunque altro? No, Sei sicuro che non ne sapevi niente? le ho già detto di no. Ma allora la Casa Bianca intende sottostare alle richieste dei terroristi? Questo è un problema loro che non ha niente a che vedere con i miei ordini. Ma che cosa mi dici del Pentagono? Il Pentagono? Ehi, che le succede? Perché? Ma che succede? Ehi, che cosa è successo? Mi muore così? Morto. Adesso lei penserà che siamo stati noi, quella signora di fianco. Naomi, il direttore. Che cosa gli è successo? Io
Non lo so, sembra abbia avuto un infarto, ma... Un infarto? No. Colonnello, non è che mi sta nascondendo... Assolutamente no. Snake, cerca di capire. Questa operazione ha un livello di sicurezza rosso. Bisogna avere la massima autorizzazione per accedere a tutte le informazioni. Vuole farmi credere che è a capo dell'operazione e non è in grado di consultare tutte le informazioni a riguardo. Te l'ho detto, è il segretario alla difesa il capo di questa operazione. Io sono qui solo per farti da supporto. Snake, non abbiamo tempo per le discussioni. Togliti di lì e trova il presidente Baker. Sì, sì. Forse sarebbe il caso di parlarne, però vabbè. Ah, posso strisciare fuori? No. Dai, che si fa? Potrei alzarmi. Che devo fare? Che è successo? Scusatemi. Oh, la porta si è aperta. Non ti muovere! E lei sarebbe? Brutto bastardo, hai ucciso il direttore. Ma no, assolutamente no. Liquid? No, non sei tu. Non muoverti! È la prima volta che punti un'arma contro qualcuno. Sai, ti tremano le mani. Non riesci a spararmi, pivellino. Stai attento, non sono un pivellino. Bugiardo, hai uno sguardo nervoso, impaurito. Quello che ho sempre visto negli occhi di tutti i pivellini. Non hai mai sparato a nessuno, vero? Tu parli troppo. Non hai nemmeno tolto la sicura, pivellino. Ti ho detto di non chiamarmi pivellino. Tu non sei uno di loro, vero? Apri quella porta. Hai una tessera, giusto? Perché? Così ce ne potremo andare di qui. Sembra che subiremo un lieve ritardo. Oh, cavolo! Che stai facendo? Non pensare, spara! Ho un po' di azione, però. Ma non riesco a mirare, raga. Non riesco a mirare. È impossibile. Ehi, stai bene? Continuo, ma da dove parto? Domanda. Ah, da qui, vabbè, da qui. Pensavo... Onestamente... Pensavo da prima, ecco. Mi stavo preoccupando. Mi stavo un po' preoccupando. Ma... Ah, la porta me la apre a un certo punto, credo. E infatti mi si apre la porta. Posso skippare. Ma perché non riesco a giocare? Non riesco a sparare? C'è una cosa che non va. Non riesco veramente a sparare. Non sono per niente preciso con la mira e... Magari devo mirare con i tasti direzionali. Credo a questo punto. Magari mi sbaglio, proviamo a vedere se cambia qualcosa perché... Sennò la vedo veramente complessa. Mi apri la porta, signorina? Per favore. Grazie. Che non spara quella, oh. Devi sparare.
Non so come ho fatto. Snake, che cosa stai facendo? Sistema i nemici e batte i Quello nemici. che sto facendo. Ti conviene usare l'arma che hai È quello che sto facendo. Che stai aspettando? Spara! Te l'ho già detto, non mi trattare come un pivello. Ma se non spari... Ti ho detto di sparare! Ok. Io non ho... Oh, finalmente spara, grazie. Oh. Mamma mia, ma come si fa? No, non è il momento, ma... No, comunque io ho un problema con lo sparare, ragazzi. No, vabbè. Che infami. Sono veramente infamissimi sti nemici, raga. Con tutto il bene, ma porca miseria. È dura, eh. Difficoltà normale. Beh, che anche il sistema di mira non è così sempliciotto. Che sei, giustamente se lo ricorda tramite un lato B. Io ho visto quel lato B. Maledetti idioti, l'avete ucciso. Mi dispiace. Il suo scudo era forte. Non sono riuscito a penetrare nella sua mente. Così ora non avrei Psycho Mantis, immagino. penso di avere una buona idea. Quale? Quale buona idea? Ma prima non riusciva manca a sparare. Mo è diventata il nemico per eccellenza. Psycho Mantis. Mi sa, eh. Brava ragazza, proprio brava. La sta controllando? In un qualche modo? Particolarissima comunque questa trama. Naomi, ho appena avuto una specie di allucinazione. Sono stati i nanoidi a provocarla. No, Snake, i nanoidi funzionano perfettamente. Ma allora cosa è stato? Deve essere stata un'interferenza psicometrica generata da Psychomantis, il telepate della Foxhound. Credo sia un loop di ritorno mentale. Vuoi dire che quello era Mantis? Sì. Credo proprio di sì. Allora, ragazzuoli, io salvo. E... Che c'è, Snake? salviamo, ragazzi miei. E direi che per oggi può essere tutto. Come prima live, primo episodio, ci può stare, ci può stare. Snake, ascolta cosa disse Lao Tse. Colui che capisce che quel che basta è abbastanza, ne avrà sempre a sufficienza. Solo perché vedi un oggetto, non significa che tu debba prenderlo. Se non è proprio necessario, pensaci 2 volte prima di esporti. Potrebbe non valerne la Che pena. saggezza. Che saggezza. Ragazzuoli, a questo punto io vi ringrazio tanto. Vi auguro una buona serata. Purtroppo oggi live un po' corta, ma ahimè ho i tempi un po' così. Però nei prossimi giorni miglioreremo perché avrò più tempo libero, quindi potrò fare delle live un pochino più lunghe. Continueremo Metal Gear Solid, assolutamente, tanta roba, e volevo alternarlo tipo con qualcosa di nuovo. Magari potremmo fare questa cosa, tipo alternare gioco vecchio, gioco nuovo, gioco vecchio, gioco nuovo. E adesso vedo un po' cosa portare, perché dovrei andare avanti con Alan Wake e Spider-Man 2, però vediamo, perché Alan Wake portarlo in live non potrebbe essere una brutta idea. Ovviamente
continuo da dove sono messo sul canale, cioè da dove sono arrivato sul canale. Adesso vedo, valuto un attimo. Io vi ringrazio tanto e ci becchiamo a questo punto alla prossima live, cioè domani, ragazzi. Grazie mille, buona serata, Grazie.